Ciao a tutti gli amici di KS Synth Lab, oggi nuova recensione e siamo qui in compagnia di Yamaha PS500. Innanzitutto voglio ringraziare Yamaha per avermi fornito anche questa unità, quindi per potervi portare anche questo modello sul canale. Grazie Yamaha e grazie Danilo. PS500, chiaramente questo è anche lui nero, è un altro dei pianoforti della serie P di Yamaha. Abbiamo già visto sul canale un bel po' di modelli, tra cui di quelli recenti P525, trovate sia la demo talking che la recensione sul canale, e oggi siamo in compagnia di questo modello. PS500 probabilmente è il modello che si discosta un po' di più dagli altri tre della linea. Attualmente la serie P di Yamaha è composta da 4 modelli, PS500, P525 che è il modello top della serie P, P145 e P225. P145, P125 e P225 sono appena stati rilasciati sul mercato comunque nel corso dell'anno scorso, sono praticamente degli aggiornamenti di modelli che esistevano già quali P45, P125 e P515, quindi quei modelli sono stati migliorati ulteriormente. Nel caso di P145 e P225 c'è stato anche un cambio di design, anche altre cose, ma lo vedremo poi successivamente quando ci saranno anche quei due strumenti sul canale. Oggi appunto parliamo di PS500. PS500 che è qui davanti a me, lo vedete in questo momento collegato all'iPad. Perché? Perché questo strumento può essere espanso. Ok, l'applicazione che sto utilizzando in questo momento è Smart Pianist di Yamaha. Lo strumento infatti presenta una porta dedicata all'iPad nel pannello posteriore, dove noi possiamo collegare il nostro iPad direttamente allo strumento senza che sia praticamente necessario nessun adattatore, quindi possiamo collegarci in questo modo. Se non abbiamo un iPad, chiaramente sarà attivo il pannello frontale, dove avremo comunque le nostre informazioni di base, c'è un display, ci sono comunque c'è la possibilità di abilitare gli stili, i suoni, eccetera eccetera. Per comodità lo vediamo tramite l'iPad in modo tale che sia anche più facile da visualizzare. Lo strumento è un pianoforte digitale 88 tasti pesati con meccanica Graded Hammer Standard, che è una meccanica che Yamaha ha utilizzato molto spesso sui suoi modelli ed è una buona meccanica pesata. Non è una meccanica chiaramente a livello di quella presente su P525, ma chiaramente cambia anche il costo dello strumento e cambia anche la destinazione d'uso dello strumento. PS500 appunto dicevamo è quello che si discosta di più
all'interno della serie P di Yamaha rispetto agli altri. Perché? Perché P 145, 225 e 515 sono un po' dei pianoforti digitali standard, comunque sempre con degli speaker integrati disattivabili, ma sono probabilmente dei pianoforti più dediti all'utilizzo ibrido live studio, quindi permettono sia di essere pianoforti per studiare, proprio perché sono appunto dei pianoforti digitali che ingombrano relativamente poco, hanno un'ottima meccanica, ma sono dei pianoforti un po' più dediti magari alle serate, comunque al suonare dal vivo. Questo invece è quello un po' più interattivo e adesso spieghiamo il perché. Innanzitutto collegando l'app abbiamo molte più cose all'interno dello strumento, perché di base lo strumento senza collegare nulla ha al suo interno 100 suoni e ha al suo interno degli style, comunque delle canzoni in numero limitato. Se noi invece andiamo a collegare l'applicazione, una volta fatto tutta la procedura di download dei contenuti relativi a questo strumento, noi vediamo che all'interno dell'app appunto si è collegata a PS500. In questo modo noi abbiamo tutta questa parte dove praticamente lui ci fa vedere il pieno controllo, ci fa avere il pieno controllo dello strumento, quindi non è solo per la selezione dei suoni, ma di tutto quello che c'è lo strumento. Infatti, collegando l'iPad, il pannello frontale verrà disattivato perché è non necessario dal momento in cui noi abbiamo la possibilità di vedere tutto all'interno di questo schermo. Ad esempio, noi nel momento in cui andiamo a collegare l'iPad, l'app Smart Pianist, passiamo da 100 suoni a 660 suoni, quindi direi che c'è un bel aumento di possibilità per quello che sono appunto i suoni all'interno dello strumento e quelli che abbiamo a disposizione. Come per gli altri strumenti della serie P, i due pianoforti principali sono il CFX, che è il top di gamma acustico di Yamaha, e Bosendorfer che comunque è stata acquistata da Yamaha e quindi di conseguenza Yamaha lo inserisce tra i suoi suoni all'interno dei pianoforti digitali, che siano la serie P, che siano clavi Nova, che siano i sintetizzatori, eccetera eccetera, quindi li abbiamo a disposizione anche su questa tastiera. CFX è come per altri strumenti appunto della serie P, ma anche altri strumenti appunto di pianoforte Yamaha, campionato in modo binaurale, e quindi se collegato e ascoltato tramite le uscite cuffie che abbiamo qua sul pannello frontale, avremo comunque un campionamento binaurale appunto, che viene fatto con questi microfoni particolari, dove c'è una testa che viene posizionata davanti al pianoforte e i microfoni sono posizionati nelle orecchie e praticamente simulano l'ascolto come se noi fossimo realmente davanti al pianoforte e lo stessimo suonando in quel momento. Se invece usciamo dalle casse dello strumento o dall'uscita main out, il campionamento sarà stereo. Il pianoforte CFX, appunto, in questo modo, andando sull'app nella piano room, abbiamo i pianoforti, ma abbiamo anche la possibilità di personalizzare tutti quelli che sono i parametri dei pianoforti, quindi la resonance, la tavola armonica, comunque il rumore dei tasti, la risonanza delle corde, quindi abbiamo tutto un editing approfondito che possiamo effettuare su questa schermata dedicata al pianoforte, l'apertura del coperchio, quindi possiamo chiudere, mettere a metà o aprire completamente il coperchio e di conseguenza modificare il suono del pianoforte. È una sorta di ibrido tra campione e modello fisico. Questa cosa chiaramente succede anche per Bosendorfer, succede anche per gli altri pianoforti che ci sono all'interno. Questa cosa qua appunto dedicata solo ai pianoforti. Quindi sentiamo al volo il CFX.
Se noi vogliamo cambiare suono di pianoforte, per esempio passare il Bosendorfer, basta scorrere verso destra e appunto avremo Bosendorfer che ha un suono diverso. E quindi abbiamo questi due pianoforti principali, non solo CFX e Bosendorfer, ma ce ne sono altri, tra cui Studio Grand, abbiamo un Upright, abbiamo l'Honky Tonk, e questi sono i pianoforti principali che noi abbiamo acustici, che abbiamo all'interno dello strumento. Sul canale trovate già le due demo dedicate ai suoni, quindi uno ai piani e pianoforti elettrici e un altro dedicato ad altri suoni, così potete avere un'idea più dettagliata di quello che c'è disponibile con questo strumento. Se noi invece tramite l'applicazione ci spostiamo dalla piano room e andiamo nella sezione voice, chiaramente ci si apre questa schermata, che in questo caso è sull'Honky Tonk perché è l'ultimo suono che noi abbiamo abilitato. Se premiamo il suono ci si apre un altro elenco dove al suo interno ci sono delle categorie di suoni, tra cui piani, organi, chitarre, archi, brass, percussioni e synth, e all'interno di quelli a loro volta ci sono delle sottocategorie, quindi possiamo ulteriormente scegliere dei suoni. Quindi se noi ad esempio andiamo dentro nei pianoforti, vediamo che rispetto alla sezione precedente ne abbiamo ulteriori, quindi abbiamo sempre CFX, Bosendorfer eccetera eccetera, ma abbiamo diversi altri pianoforti, abbiamo altri pianoforti verticali, abbiamo già dei layer, abbiamo dei piani elettrici. Se selezioniamo chiaramente ingaggiamo il suono e possiamo utilizzare altre cose tipo questo Rhodes. Ok? Da questa schermata poi per qualsiasi suono stiamo utilizzando abbiamo due pulsanti qua in alto, uno a destra e uno a sinistra. Possiamo selezionare un altro suono premendo layer, in questo caso ha selezionato un altro suono synth che io ho utilizzato precedentemente. Se vogliamo modificarlo basta premerlo, e in questo caso abbiamo fatto un layer al volo, cioè praticamente due suoni sovrapposti per tutta l'estensione della tastiera. Okay, se premiamo a sinistra possiamo aggiungere ad esempio un suono di basso, in modo tale che noi andiamo a utilizzare uno split e il layer. In questo modo possiamo spostare tramite lo schermo il punto di split, quindi in questo caso se noi lo mettiamo su C2 si accenderà anche un LED qua sulla tastiera che ci indicherà poi il punto di split. Quindi fino qui c'è il basso, fino qui c'è il layer, quindi se noi facciamo una roba di questo tipo per spegnere questa parte, tornare nella modalità standard, quindi singolo suono, basta ripremere in alto e i due suoni aggiuntivi si spegneranno. Inoltre su questa schermata qua sotto è possibile selezionare al volo il metronomo, è possibile selezionare questa parte di mixer dove possiamo appunto bilanciare i vari volumi delle varie cose che stiamo utilizzando, tra cui lo stile, tra cui il suono principale, il layer o la parte di split, quindi abbiamo i tre volumi separati delle tre parti,
Abbiamo la sezione Song, che è possibile appunto regolare come volume, e poi siccome è possibile collegare sia tramite AUX che tramite la porta posteriore un microfono, è possibile regolare anche questi due volumi, quindi questo strumento appunto diventa il più interattivo di tutti quelli che fanno parte della serie P. Dicevo, se andiamo sugli stili, abbiamo sempre un elenco di categorie di suoni, no? Ad esempio, noi andiamo su pop e rock. Andando su pop e rock abbiamo appunto questo delle categorie appunto dove sono poi raggruppati altri stili, quindi abbiamo pop, abbiamo rock pop anni 70, ne selezioniamo uno a caso, possiamo fare una preview, possiamo selezionarlo premendo 2 volte e vediamo che ci aprirà sempre questa schermata. Questa schermata cosa ci permette di fare? Ci permette di impostare il tempo del ritmo, ci permette di impostare il volume dell'accompagnamento, possiamo poi eseguire 4 parziali, cioè 4 sezioni diverse appunto del ritmo. Adesso noi abbiamo sempre questo Rhodes selezionato, facciamo partire premendo play e vediamo che parte appunto l'accompagnamento. Ok, se noi suoniamo qualcosa, premiamo stop nella parte appunto centrale e l'accompagnamento andrà in ending e ci sarà un fade out chiaramente. Questa cosa qua si può ripetere per tutti gli stili. Inoltre c'è una parte appunto che è quella più didattica, che è utile per chi vuole comprare questo strumento o comunque sta imparando a suonare e vuole chiaramente divertirsi anche con dei brani e vuole magari imparare dei brani. All'interno appunto della sezione Song si ripete un po' quello che abbiamo visto negli stili, ma ovviamente abbiamo sia la partitura, abbiamo la parte degli accordi e abbiamo il testo se vogliamo comunque cantare sui vari brani. Abbiamo appunto dei vari brani divisi sempre per delle categorie. Se noi li selezioniamo andiamo appunto a far partire per esempio la partitura e quindi verrà caricato tutta la parte dello strumento. Quindi se noi facciamo partire questo che è il Jude, ok, abbiamo la partitura della canzone, abbiamo gli accordi e abbiamo il testo che funziona in simultanea. Praticamente con l'app Smart Pianist abbiamo il pieno controllo di quello che è lo strumento. Questo strumento è provvisto appunto di speaker integrati, abbiamo un leggio che si può, in questo momento non è montato perché non era necessario per la demo, ma
praticamente rimane a filo e si può anche inclinare. Abbiamo sulla sinistra il tasto d'accensione, il controllo master del volume e frontalmente due uscite cuffie. Posteriormente abbiamo appunto tutte le connessioni, stereo out, USB, trasformatore, pedale, eccetera, eccetera, tutto quello che è più gli input appunto di microfono e aux. Lo strumento pesa 20 kg, quindi io vi consiglio un buono stand per far sì che sia stabile. Ovviamente viene venduto a parte anche il suo stand, quindi le sue gambe. Insieme allo strumento, oltre all'eggio e all'alimentatore, troverete il manuale, un pedalino sustain, potete chiaramente utilizzare un pedale Yamaha o un pedale di terze parti tipo sustain vero e proprio per avere un controllo migliore di quello che è appunto il suono di pianoforte quando state suonando o comunque di tutti gli altri suoni chiaramente. Questo strumento in questo momento lo vedete appunto in versione nera, quindi si chiama appunto PS500B. Trovate anche la versione bianca che si chiama PS500WH, quindi white, costa 1530 euro ed è un ottimo strumento per chi vuole un pianoforte digitale, magari non proprio, cioè sia uno strumento per iniziare, quindi ne compra uno già più bello all'inizio proprio per le funzioni didattiche che ci sono contenute appunto anche all'interno della tastiera, o magari per l'utente un po' più avanzato che ha un pochino più di esperienza e vuole un qualcosa in più, che sia comunque un bel tasto, che sia la possibilità di avere l'app connessa, quindi avere tanti suoni, e avere così magari qualche possibilità in più rispetto ai pianoforti base, pianoforti digitali che potrebbe essere magari ad esempio, testando sempre in casa Yamaha, un P145. P145 è comunque un pianoforte molto più economico e molto più ridotto come possibilità, quindi qua abbiamo molto più materiale a disposizione, sia che siano suoni sia che siano stili. Io ringrazio ulteriormente ancora una volta Yamaha per la disponibilità, per avermi fornito questo strumento. Trovate appunto sul canale già le demo no talking, quindi parte 1 e parte 2 dei vari suoni. Ovviamente non posso farvi sentire tutti i 660 suoni all'interno, ma potete avere un'idea. Io vi consiglio, chiaramente se siete interessati, di andare a un negozio di strumenti musicali e provare lo strumento con le vostre mani in modo tale da percepire appunto la qualità dello strumento, che è comunque elevata. Lo strumento è sempre ben realizzato, la meccanica, per quanto sia una graded arm standard, funziona bene, sotto le dita comunque è una meccanica davvero dignitosa e molto valida. Noi ci vediamo sempre su DKS Synth Lab per la prossima recensione o per la prossima demo. Ciao e alla prossima!